Buonasera, sono Giorgio Poggio, amministratore delegato a PlayOK, ma anche director della Camera di Commercio e Industria qui nel Regno Unito. Ci è arrivata un'email nel nostro desk Brexit davvero simpatica. Un'azienda italiana ci chiedeva: ma perché oggi devo pagare l'operazione doganale di esportazione e l'operazione doganale di importazione? Cosa è successo dopo la Brexit? Rispondiamo a questa domanda spiegando che cos'è la dogana e perché esiste la dogana. La dogana esiste innanzitutto come barriera tra una nazione e l'altra. È una barriera che ha diverse funzioni. Una di queste è il controllo. Deve controllare che la merce che entra o che esce dallo Stato è conforme con i regolamenti interni dello Stato stesso. Pensate, se non ci fosse la dogana si potrebbe importare di tutto, armi, droga, qualunque cosa. Invece è bene che ci sia un ordine di controllo che faccia da filtro per tutto quello che è l'importazione di un paese o l'esportazione di un paese. Esistono poi merci che hanno un doppio uso, si dice dual use, cioè sostanzialmente mi è capitato a me personalmente di avere dei problemi con un'esportazione per una specie di gru che in realtà poteva anche servire come piattaforma per lanciare missili, e quindi la dogana giustamente ha voluto vedere chiaro su questa costruzione. Esistono poi delle merci che sono per convenzione, si chiama Convenzione di Washington, non si possono esportare o importare. Parliamo di animali. Pensate, se non ci fosse un controllo doganale, chiunque potrebbe importare tigri piuttosto che elefanti in Inghilterra o in Italia, quindi ci sono certe cose che non si possono fare. E infine l'argomento più importante, cioè il pagamento di tutti quelli che sono gli oneri doganali. Gli oneri doganali sostanzialmente sono tre, ce ne sono altri, ma vi cito i più frequenti: il dazio, l'IVA e l'accisa. Parliamo di accisa quando, l'abbiamo visto in altri video, quando la tassa colpisce la produzione della merce. In questo caso l'alcol, la tassa colpisce la produzione della merce perché lo Stato in questo caso è paternalista, cioè ci obbliga sostanzialmente a consumare meno sostanze nocive possibile, e l'alcol comunque consumato in dosi eccessive è nocivo. E quindi cosa fa? Aggiunge una tassa, una sovrattassa che si chiama appunto accisa, per poter difendere la salute pubblica. Un altro caso invece è il dazio. Il dazio sostanzialmente ha una ragione d'essere per proteggere la produzione locale. Parliamo invece dell'IVA. L'IVA invece è una tassa che colpisce il consumatore. Dovete capire che quando prendiamo lo stipendio, in realtà dobbiamo toglierci il 20%, perché tutte le volte che andiamo a comprare qualcosa, il consumatore, cioè noi, va a pagare questo 20% o 22% se siete in Italia. Tornando quindi a noi, tornando alla Brexit, perché dobbiamo pagare l'operazione di dogana in esportazione e importazione se tra l'Inghilterra e l'Europa in realtà c'è un accordo? La risposta è perché esiste sì un accordo daziario, e quindi tra i paesi Inghilterra e Europa non esiste nessun tipo di protezionismo sui prodotti, sui beni, i prodotti e i servizi creati in un paese o nella comunità europea. Ma è pur vero che la dogana ha il ruolo di controllo e quindi conseguentemente deve per forza verificare sia in esportazione, in questo caso la dogana italiana se vendiamo merce all'Inghilterra, sia in importazione per quanto riguarda la dogana inglese, per filtrare tutto quello che è le informazioni e la documentazione necessarie per importare quel bene in Inghilterra stessa. Per farlo bisogna fare appunto un'operazione doganale. Quello che abbiamo visto ieri con i regimi doganali, dobbiamo applicare un regime doganale di esportazione definitiva in Italia e applicare un regime doganale di importazione definitiva in Inghilterra. Regime doganale che in Inghilterra che ci chiederà di considerare se la merce è soggetta a preferenza daziaria o meno, ossia se la merce è realmente di origine europea o no, e qualora fosse
entra in vigore l'accordo tra le parti, cioè quello di gennaio di quest'anno. E conseguentemente dovrà, una volta la merce entrata in UK, pagare l'IVA. Per far questo, come dicevamo, serve un'operazione doganale che si chiama operazione doganale di importazione. Per finire, un altro motivo per cui il compito della dogana è fondamentale è un compito statistico, quello di andare a controllare esattamente cosa il mercato, in questo caso il mercato inglese, importa e quello che il mercato inglese esporta. La statistica è estremamente importante perché sono i numeri che permettono a chi governa di andare a incidere con delle azioni fiscali piuttosto che monetari per migliorare il rendimento del paese stesso come sistema. Quindi le manovre politiche economiche vengono fatte anche sulla base delle informazioni. Non più tardi di oggi ho avuto l'onore di partecipare a un incontro con il nostro ambasciatore dottor Trobetta e con il presidente della Camera di Commercio dottor Belluzzo, proprio per andare a vedere come è andato il primo trimestre per quanto riguarda l'importazione e esportazione tra il paese Italia e il paese Inghilterra, e abbiamo discusso appunto di questi dati che ci sono stati forniti chiaramente dall'ufficio statistico, che poi non è altro che un'emanazione di quello che è l'informazione che arriva direttamente dalle dogane. Anche per oggi è tutto, vi ringrazio per seguirci sui social e mi raccomando il pollicione se vi è piaciuto questo video, e iscrivetevi al canale perché così i video vi arrivano in automatico. Alla prossima, ciao!